tassista del PD. Quanti ce ne sono di tassisti del PD? Sono molti. Ma è risolutiva la manifestazione di oggi? Beh, di risolutivo nella vita c'è solo la morte, come è noto, quindi Ma non insomma, esagererei. è la volta buona o no? Ma credo sia la volta buona per far vedere che c'è una parte dell'Italia che vuole cambiare, che vuole fare pulizia. Non si sbilancia sul 14. Ma se il 14 non lo so, è come lei si sbilancia sul derby Roma-Lazio. Ma non me ne importa niente del derby Roma-Lazio. Però è la stessa cosa. È Berlusconi che mi Forse preoccupa. ancora peggio. Lei dice che ce la facciamo il 14? Sì, io penso di sì. Beh, Sergio! Scusa, è l'ultima manifestazione che dobbiamo fare contro Berlusconi o ce ne dovremo fare ancora molte? Beh, speriamo che dovremo fare la manifestazione per la vittoria fra qualche settimana. Che previsione fai sul 14? Ma può succedere di tutto, ma qualsiasi risultato non toglierà il fatto che l'Italia non è governata più da nessuna maggioranza, non esistono più, stanno insieme per il potere e quindi noi dobbiamo continuare a battere. Finito il Berlusconi finisce anche il berlusconismo in Italia? Finito Berlusconi inizia una nuova fase nella quale dobbiamo evitare che continui il berlusconismo, sta tutto nelle nostre mani. Ultima, nel PD il berlusconismo in qualche misura si può essere insinuato? No, si è insinuata spesso una difficoltà a capire come il berlusconismo si combatte e quindi c'è il rischio di un'implosione o della contemplazione delle cose che non vanno. Però questo, basta vedere il corteo, è ancora un partito sano. Ma potrei entrare per provare a fare una domanda ad D'Alema? Scusa, posso entrare? Vorrei chiedere una cosa a D'Alema. No, non si può entrare. Aia! No, non sono accreditato. Non bisogna fare entrare nessuno. Ci hanno detto di non fare entrare nessuno. Purtroppo non posso fare una domanda a D'Alema perché è vietato entrare. La vorremmo fare un po' tutti. La volevi fare... Tu che gli vuoi chiedere a D'Alema? Tante cose, tipo? pure sulla gestione del partito in Puglia. Ah, ok. C'è il cordone che lo circonda. D'Alema è inavvicinabile. Letta, con lei si può parlare? Eccomi qua. No. Si può parlare con lei, fantastico, perché D'Alema c'è il cordone e non ci si può parlare. È l'ultima manifestazione che facciamo? Contro Berlusconi, dico. Perché martedì perde, quello è il concetto. Quello è il insomma, se ne concetto. possono fare anche dopo, perché ne ha fatte talmente tante che... Ma ce lo terremo ancora a lungo? No, stavolta basta. No, secondo me è finita, però non bisogna vendere la pelle dell'orso. Però il problema mio, finisce Berlusconi, va bene, c'ha pure 74 anni, prima o poi tocca a tutti, ma il berlusconismo? Quello è il problema più grosso, perché il berlusconismo purtroppo è entrato dentro pezzi della nostra società. Anche qua dentro? Come si manifesta qua dentro? Questo liderismo, questo tutto, ognuno che... tutto personalismo, populismo, sono cose... bisognerà lavorarci. Ok. A Parioli, ai Parioli. Teatro Parioli, Carino, è lei l'autore? È lei l'autore? Sì, complimenti. Grazie. Complimenti. Bunga bunga? Sì, un bunga bunga ci vuole sempre. Beh sì, un po' di bunga bunga. Soprattutto lì nella città gemellata con Sodoma e Gomorra. Vabbè certo. Al massimo 69 all'ora, Ma stavolta ce lo leviamo di torno, dai. Speriamo. Se non riusciamo stavolta siamo veramente dei coglioni, ha ragione lui.
Franceschini, mi scusi, Canale 5? ce lo leviamo di torno stavolta o no? Ci siamo vicini? Ci siamo vicini? Ci liberiamo? Ma ci liberiamo solo da Berlusconi o anche dal berlusconismo? Cominciamo con Berlusconi, poi se ne andrà anche il berlusconismo. Fassino? È la volta buona? Speriamo, ma ci liberiamo di Berlusconi o anche del berlusconismo? Intanto liberiamoci di Berlusconi, credo che si porti dietro anche il berlusconismo. Ma noi siamo berlusconismo free dentro il PD, vero? No, non credo che noi siamo berlusconiani. No, berlusconiani no, berlusconismo. Ma neanche. Non succede. Non credo. Senta, comunque lei non ha gli stessi diritti di D'Alema. Perché lei cammina come un libero cittadino, D'Alema è circondato dal servizio d'ordine. Parola. Se lei va là parla con D'Alema. Sono andato là e non ci sono riuscito, guardi io la faccia tosta. Provi di nuovo che riuscirà. No. Allora com'è questa storia che D'Alema è circondato e Fassino no? È circondato da noi Fassino. Sì, va bene, ma pure D'Alema sarebbe stato circondato da noi. Ma sicuramente, però insomma D'Alema in questo momento ha un ruolo istituzionale. Ah, per quello. Però il servizio d'ordine era PD, mica era polizia. Ah, sì? Sì. Ah, non mi immaginavo, dottore. È un cerchio di servizio d'ordine. C'è sempre tempo per imparare. Cavolo. Ma ammazza. Cavolo. C'è sempre tempo per imparare. Che vuol dire moderati? Siamo moderati del Piemonte. Il nostro Moderati leader del Piemonte, cioè la votate PD? Nel centro-sinistra. Ma Per il centro-sinistra. Siamo un partito, un movimento a livello regionale. Ah, è nuovo. Il nostro leader è Giacomo Portas, il deputato Giacomo Portas, che è stato eletto nelle liste del PD come indipendente. Comunque moderati di sinistra. Moderati di sinistra, moderati per il centro-sinistra. Ok. Fuori Fini, fuori Casini, con i moderati si vince. Siamo il terzo partito in Piemonte. Dichiarazione. Ma scusa, ma stavolta è la volta buona, basta manifestazioni contro Berlusconi, non se ne può più. No, questa non è contro Berlusconi. È l'ultima, dai, è l'ultima. No, questa è proprio per dire che cosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Cambiare l'Italia. Cambiare l'Italia. Stiamo affondando. Però io ti faccio un esempio, no? Io adesso per fare questo video, in testa al Corseo c'erano tutti i boss, no? E D'Alema è circondato dal servizio di sicurezza del PD, non gli puoi fare domande. Fassino sì, Letta puoi parlarci, Franceschini puoi parlarci, D'Alema no. Ma D'Alema è in un momento in cui secondo me non è di gran moda. Ah, dici che c'ha paura? Secondo me sì, secondo me non è un momento buono per lui. Quello che si è sbilanciato più di tutti è Letta, perché alla domanda se c'era del berlusconismo nel PD ha detto beh sì, forse dovremmo diminuirlo. Ma dipende cosa intende, se è protagonismo ci sono dei protagonisti, però se è disonestà no. Vabbè certo. Beh, ci sarà pure un po' di disonestà, no? Però quando esce fuori vengono presi a calci nel sedere e sbattuti via. Per fortuna. Questo almeno sì. Per fortuna, però io ero più convinto dell'ulivo selvatico, Massimo. Scusa, mi aspetta D'Alema, devo andare. Devo pensare che il suo è un cartello polemico. Sì, molto, perché ci siamo rotti i coglioni. Internamente al PD. Certo, ci siamo rotti proprio le scatole, perché il centro-sinistra deve fare una volta per sempre il conflitto di interessi, non ci deve intrallazzare. E ora, perché Berlusconi c'è chi ce l'ha mandato, cioè il momento, no chi ce l'ha mandato. Sì, no, noi ce lo mandiamo tutti. In poche parole è stato legittimato dalla sinistra, è la sinistra che gli ha preparato il piatto imbandito, la tavola imbandita. E in particolare chi della sinistra? Diciamo tutta, perché c'è stati tutti, dall'Italia dei Valori. No, c'è un leader della sinistra in particolare. D'Alema non così, io dico D'Alema, ma
Forse D'Alema, adesso non lo so. Forse D'Alema, e come? Bunga bunga. Bunga bunga. Ma ci va in carcere, c'ha 74 anni, non so se lo possono carcerare. Ma ormai è bello che è andato, si è carcerato da solo. Va. Si è carcerato da solo. Ce la facciamo il 14? Certo che ce la facciamo. Certo? Sì, sicuro. Allora è la volta buona? La volta buona non credo. Non credi? Oh, perché non credi? Perché non è la volta buona. 14 becca la fiducia. Ho paura di sì. Manda a casa Berlusconi, perché questo signore ha pensato solo agli affari suoi, ma siccome che sei il padrone d'Italia, tu questa grazia ce la puoi fare. Mandalo a casa a questo imbecille. Siete venuti dalla provincia di Taranto? Di Taranto, sì. Bel viaggio. Abbastanza, da stanotte era mezzanotte ma sono partiti. Ah, vi fate un bel E siamo pimpanti! Andiamo a casa. Ma tra voi del PD della Puglia c'è qualcuno che alle primarie voterebbe Vendola? Temo di sì. Te? Perché temi? Perché tu no. Come? Tu no. Io no. Però tanti del PD vorrebbero votare Vendola. C'è da riconoscere a Vendola un carisma che in Puglia è seguito e affascina soprattutto i giovani. Brutta parola però carisma, È carismatico perché sì. bisogna dare Ma atto che è sto carisma poi? Il carisma, se dobbiamo valutare, cioè una persona che riesce a trascinare la gente. Pensa che avevo studiato l'etimologia, viene da, è un termine religioso, nasce come termine religioso. Come dono. Come dono. Lo so, e lui c'ha quel dono, il dono del saper. E allora perché non lo voti se è carismatico? Perché io non credo nel liderismo, credo in un partito capace di coinvolgere e di essere in grado di mobilitare tanta gente. Insomma, meglio se ognuno conta per uno piuttosto di uno che conta per tutti. Cadiamo nello stesso errore del berlusconismo, con il leader che decide per tutti e impone le sue strategie. Non è questo il PD che sogniamo, che sogno. Mi scusi, una domanda, le assicuro può sembrare una provocazione ma non lo è. Prego, faccia. Scilipoti. La nostra piccola crepa nel nostro muro. Non è stato il primo, non sarà l'ultimo, ma come dice Di Pietro, con 12 apostoli buoni il 13esimo è venuto poco bene, insomma. In tanti anni abbiamo avuto solo 4-5 defezioni. Secondo lei si è venduto? Non lo posso dire perché non ho elementi, indubbiamente fa pensare a qualche cosa di questo tipo, perché è un ripensamento sulla vita di partito che avviene 48 ore prima, 72 ore prima, quindi qualcosa mi fa pensare. Partendo dai TV è assurdo, è impensabile, no? Sì, ma è nata poi questo ripensamento 72 ore prima, 48 ore prima, non è che è una cosa che maturava da mesi. Ed ecco il mitico circolo Aurelio Cavalleggeri, ragazzi. Ah, guarda chi c'è! De Bernard! E che fai? Dici il cognome? Ciao! Allora? Allora Angela, è la volta buona? Che ne so io, De Bernard! Daniela, è la volta buona? Oh, andiamo! Speriamo, Paola? Se non ora quando? Alberto? Oh, è la volta buona? Mi avevi chiesto pure l'altra volta. Quindi te sbilanci. Sono meno convinto, però lottiamo. L'Italia si avvia ad avere una maggiore mescolanza etnica, fortunatamente. Questo potrebbe salvare la nostra democrazia? Sì, perché io penso che chi dice democrazia dice pluralismo. Pluralismo culturale, pluralismo religioso, pluralismo di idee. E quindi una democrazia che guadagna in pluralismo è come la natura che guadagna in biodiversità. Siamo noi! Siamo tutti italiani! Siamo qui per questo! Siamo qui per questo! Sicuramente! Siamo qui per questo! Siamo qui perché se ne vadano! E ora! Siamo tutti cittadini! Siamo noi! Siamo Ma forse l'Italia ha un futuro, va? Sì, un futuro positivo!